Da vedere in piedi con il cappello in mano. Così disse Billy Wilder, uno dei più grandi registi e sceneggiatori del cinema americano, a proposito del film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, uno dei massimi capolavori del cinema neorealista italiano. Il film è ambientato a Roma nell'immediato dopoguerra. Il protagonista è Antonio Ricci che finalmente riesce a trovare un lavoro come attacchino comunale. La condizione d'obbligo per avere questo lavoro è però avere una bicicletta, per cui impegna le lenzuola di famiglia per poter riscattare la sua bicicletta. Durante il primo giorno di lavoro, mentre sta attaccando un manifesto, tra l'altro quello del film Gilda con Rita Hayworth, la bicicletta le viene rubata da sotto il naso. Cerca di rincorrere quest'uomo ma non riesce a recuperare la bicicletta. Inizia così un viaggio assieme al figlio Bruno Ricci alla ricerca proprio di questa bicicletta tra i quartieri romani. Il titolo del film specifica che ci sono due ladri all'interno della narrazione, uno all'inizio e uno alla fine della nostra vicenda, che conserva quelle che sono tutte le caratteristiche fondamentali della poetica neorealista, come ad esempio anche l'immobilità della vicenda stessa, nel senso che la situazione che troviamo all'inizio del film la ritroviamo anche alla fine. Nel mezzo non c'è, come succede per altri generi cinematografici, come non so, il cinema d'avventura, una vera e propria evoluzione nel racconto e nei protagonisti. Qui si raggiunge nel cinema neorealista, in particolare in Ladri di biciclette, soltanto una vera e propria consapevolezza dei protagonisti, in particolare proprio Antonio Ricci, che è consapevole del bisogno di avere un riscatto sociale, un riscatto morale, e questo riscatto sociale, cioè recuperare il posto nella società, lo può avere soltanto con un lavoro, e la bicicletta è proprio il mezzo fondamentale per riuscire a guadagnare, ad arrivare, diciamo così, a questa piccola scalata sociale. L'altra tematica fondamentale è quella della solitudine. Antonio e suo figlio Bruni sono soli nei confronti del mondo, sebbene ci sia un po' di solidarietà tra le persone comunque povere dello stesso quartiere. Fondamentale poi la presenza della città di Roma, che non è semplicemente una scenografia dove ambientare il film, ma è proprio protagonista principale, con le sue vie, con le sue piazze non ancora urbanizzate come la vedremo da lì a qualche anno, e con la sua gente che in un certo senso cerca di darsi da fare e di risollevarsi dalla guerra. Non abbiamo più una città devastata dai bombardamenti come poteva vedersi in Roma città aperta, ma abbiamo una città che piano piano si sta ricostruendo, e alcune persone cominciano ad avere anche un vero e proprio benessere economico. L'altra presenza fondamentale all'interno del film è quella dei bambini, in particolare del bambino interpretato da Enzo Staiola, questo Bruno, figlio appunto del protagonista, che attraverso i suoi occhi si vede un po' tutta la vicenda. I bambini nel cinema neorealista sono fondamentali perché sono coloro che hanno visto gli orrori della seconda guerra mondiale, ma allo stesso tempo, come diceva il personaggio di Anna Magnani in Roma città aperta, rappresentano anche il futuro, la speranza per un futuro migliore, un futuro che viene costruito dai genitori, e molte volte sono proprio questi bambini che si prendono cura degli adulti. Emblematica è la scena molto commovente del finale appunto del film, in cui è il bambino che, prendendo per mano il padre, riesce a dargli forza, riesce a dargli coraggio. Il punto di partenza per la creazione del film avviene dopo l'insuccesso da parte di Zavattini e anche di Vittorio De Sica del film Sciuscià, che era uscito nel 1946. Partendo da questa sconfitta, Vittorio De Sica vuole fare un altro film, e il punto di inizio è un romanzo di Luigi Bartolini che si intitolava appunto Ladri di biciclette, di cui ne resteranno soltanto dei tratti leggeri nella sceneggiatura originale, anche perché per fare il film si utilizza un soggetto scritto appositamente da Cesare Zavattini, che proprio assieme a De Sica faceva quello che chiamavano il pedinamento della realtà, cioè passavano per le vie,
per i rioni di Roma ad osservare quella che era la realtà dell'immediato dopoguerra. Per cui, come dice sempre Vittorio De Sica in un'intervista rilasciata alla Fiera Letteraria, che era un'importante rivista dell'epoca, dice che a proposito proprio del film Ladri di biciclette, lui voleva rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, cioè il meraviglioso nella piccola cronaca. E questa piccola cronaca è proprio questo furto di questa bicicletta, che rappresenta veramente l'elemento fondamentale per poter risalire dalla guerra e dalla povertà da parte del nostro protagonista. Il film doveva essere finanziato anche dall'America. Gli americani vedevano molto bene il cinema italiano, e il neorealismo aveva molto più successo in America che nel nostro paese, soltanto che avevano posto alcune condizioni fondamentali, tra cui che il protagonista principale fosse il divo hollywoodiano Cary Grant. Naturalmente Vittorio De Sica rifiutò questa parte di finanziamenti e quest'idea di imporre un divo hollywoodiano nel suo film, e per cui andò a scegliere degli attori proprio presi dalla strada. Li scelse per il modo strano, buffo che avevano di camminare, e sono Lamberto Maggiorani ed Enzo Staiola, che diventeranno i volti celebri proprio di questo film e in particolare del cinema neorealista italiano. Il film uscì il 24 novembre del 1948 al Metropolitan di Roma e naturalmente non ebbe alcun successo. Le persone erano appena uscite dalla seconda guerra mondiale e non avevano assolutamente voglia di andare al cinema per vedere delle storie tristi che rappresentavano quella che era la realtà che vivevano tutti i giorni. Preferivano di certo il cinema hollywoodiano, che all'epoca, dopo la fine del blocco che era stato imposto col fascismo, aveva inondato gli schermi di cinematografi italiani. Il film invece fu presentato a Parigi alla presenza di più di 3.000 persone e il famoso regista francese René Clair abbracciò Vittorio De Sica e considerò questo film veramente un capolavoro. Nel 1950 il film conquistò anche il premio Oscar ad onore ed è sicuramente uno dei grandi capolavori del cinema italiano, e ad ogni visione ulteriore si nota sempre un dettaglio che nella visione precedente non si era colto, non si era capito.